Cosa significa per un docente progettare? La progettazione dei percorsi formativi per i propri studenti è un elemento centrale della professionalità docente. La progettazione è uno strumento indispensabile, in quanto equivale a costruire per la classe e con la classe delle reti di senso, in cui, come in un puzzle, sono presenti i differenti frammenti di cui gli studenti sono portatori, che vanno armonizzati con il sapere sapiente. Com'è possibile costruire significati che realmente intercettino le esperienze degli studenti? La progettazione mette a sistema tre tipologie di traiettorie: cognitive, legate alle epistemologie e ai saperi, intrasoggettive, che riguardano l'identità del soggetto, e intersoggettive, che riguardano la relazione tra sé e il mondo. Come si realizza nella pratica la progettazione didattica? Osservando le pratiche progettuali dei docenti, notiamo che esistono varie dimensioni che possiamo definire macroprogettazione, mesoprogettazione, microprogettazione. Come interagiscono questi tre livelli? La macroprogettazione esplicita il senso complessivo del percorso, individua le tematiche, le competenze e i processi cognitivi su cui focalizzare l'attenzione, precisa la direzione e orienta le progettazioni meso e micro. La microprogettazione architetta le attività quotidiane, ovvero la relazione tra contenuti e strategie. È un tipo di progettazione spesso non formalizzata, personale, grigia, un canovaccio per l'azione. Tra queste due dimensioni è possibile osservare una progettazione di livello intermedio, la mesoprogettazione. Essa può coprire temporalità differenti, il quadrimestre, il mese, il bimestre, e può esplicitarsi in unità di apprendimento, moduli o altri tipi di segmentazione. Come interagiscono questi tre livelli? È importante sottolineare come tra macro e micro non ci sia un rapporto di tipo lineare, cioè molte microprogettazioni sommate non compongono una macroprogettazione. Nello stesso tempo non c'è una relazione di tipo discendente o a imbuto. Il micro non deriva meccanicamente o gerarchicamente dal macro. La coerenza del micro dipende dalle attività svolte localmente e dalla relazione che in esse si crea tra problemi, processi e riflessione sugli stessi. Sono episodi autoconsistenti. Tuttavia, i singoli episodi hanno senso se costruiscono una traiettoria globale di senso, un po' come avviene per i singoli organi di un corpo umano. I percorsi didattici sono attraversati da molti fili rossi, autonomi tra loro, i nodi epistemologici, le competenze, le educazioni plurime. Non prescrivono le caratteristiche della singola sessione di lavoro, ma la orientano, la inseriscono in un sistema coerente e complesso. La sessione di lavoro, come un frattale, contiene in sé elementi del macro, ma anche elementi peculiari. Ha un proprio significato autonomo e parla un proprio linguaggio, ha una propria logica. Quale difficoltà può incontrare l'insegnante in tale complessità? Orientarsi nel sistema, costruire una coerenza tra livelli, condividere il senso del percorso con i propri alunni.